Ciao a tutti, io sono Matteo e oggi vi vorrei parlare in maniera un po' diversa del perché è fondamentale proteggere l'ambiente e di quanto lo sarà ancora di più dopo che il Covid sarà finalmente passato. Se siete appassionati come me di ambiente, è facile pensare a dei buoni motivi per cui è importante proteggere la natura. Mi viene in mente, per esempio, poter andare a fare una passeggiata in un bosco, che per me è impagabile, oppure mettersi a mirare un insetto, o magari anche cose più semplici, come mettersi ad ascoltare le cicale o i grilli in estate. Però mi rendo conto che ci potrebbero essere persone che non sono molto appassionate di natura. E va bene, però anche per queste ci sono un sacco di motivi per cui è fondamentale proteggere la natura. Per esempio, parliamo di cibo. Si calcola che 1/3 di tutto il cibo prodotto nel mondo sia dipendente dall'azione degli insetti pronubi. Per insetti pronubi si intendono quegli insetti che, visitando le piante, le impollinano, dandogli così la possibilità di riprodursi, producendo il frutto. Non a caso la parola pronubo deriva dal latino e significa che promuove il matrimonio. Ed effettivamente gli insetti si comportano come dei cupido, in fondo, considerando che le piante non possono incontrarsi, non possono andare a mangiare una pizza e mettere su famiglia, sono fondamentali. Un esempio su tutti sono le api, ma ci sono anche le farfalle, i bombi e anche tanti altri insetti. Per esempio alcuni coleotteri, mi viene in mente la cetonia, ma anche vespe e zanzare, che in alcuni periodi della loro vita integrano la loro dieta con il nettare. Senza di loro non avremmo un sacco di frutta e verdura. Per esempio non avremmo i kiwi, non avremmo le ciliegie, le pere, le mele, le fragole e tanti altri. Certo, qualcuno potrebbe dirmi, ma io non mangio la frutta e la verdura, mi interessa relativamente. In realtà gli insetti pronubi impollinano anche erba medica e trifoglio, che sono tra il principale mangime per il bestiame. Quindi avremo dei problemi anche a produrre la carne senza gli insetti pronubi. Ci sono zone nel mondo in cui si sono usati troppi pesticidi e hanno arrecato gravi danni alle comunità di insetti impollinatori. Ecco, in queste zone si sono trovati costretti, ed è risultato più conveniente, assumere delle persone per andare a impollinare manualmente gli alberi da frutta. Ma per dimostrare quanto sia importante l'ambiente e la natura non mi voglio fermare solo al cibo. Per esempio, lo riconoscete questo albero? L'avete riconosciuto? È il salice bianco. È una pianta piuttosto comune, si trova spesso vicino ai laghi, ai fiumi, gli piace stare con le radici ben immerse nell'acqua, comunque nell'umido. Ecco, per un medicinale che abbiamo comunemente in casa, anche piuttosto importante, dobbiamo ringraziare proprio lui, perché grazie alla sua corteccia si è potuto scoprire l'aspirina, l'acido acetilsalicilico. Ma ce ne sono altri esempi, per esempio questo. Questa è una muffa, quindi un fungo, da cui si è potuto estrarre un potente antibiotico, per tanto tempo è stato l'unico a disposizione dell'uomo, che si chiama penicillina, ancora oggi utilizzato. Poi potrei continuare, ma voglio finire con questo, quello del tasso. Non l'animale, la pianta. Ecco, dal tasso, pianta, si estrae un principio attivo che è fondamentale per la produzione di alcuni farmaci contro il cancro, quindi veramente importanti. In generale, comunque, si calcola che dal 40 al 50% di tutti i farmaci disponibili sul mercato dipendano da piante e funghi presenti sulla Terra. Quindi immaginatevi, senza di loro ci giocheremo la possibilità di avere un sacco di farmaci, ma anche probabilmente di averne di futuri che possano magari curare malattie al momento incurabili. Ecco, visto che parlavamo di alberi e di piante, proviamo a pensare quali sono i servizi che ci danno le piante e gli alberi gratuitamente. Il primo che mi viene in mente è la produzione di ossigeno. Infatti, un albero adulto, in buona condizione, riesce a produrre fino a 0,25 kg di ossigeno al giorno. Per capirsi, un uomo adulto ne consuma fino a 2 kg di ossigeno al giorno. Ecco, però questo non è l'unico servizio che gli alberi, che i vegetali ci offrono. Per esempio, un altro potrebbe essere quello del sequestro della CO2. Sì, perché i vegetali, grazie alla fotosintesi, producono ossigeno, che per noi è fondamentale, e sequestrano CO2 dall'atmosfera. La CO2, l'anidride carbonica, si è vista essere tra le principali cause del cambiamento climatico. Pensate, al 1950 c'erano circa 300 ppm di CO2, ad oggi ne abbiamo più di 410.
con conseguenze molto preoccupanti per clima e meteo. Ma visto che non è troppo tardi per invertire questa rotta, dovremo cercare di ridurre la CO2 prodotta dalle attività umane, e quindi agricoltura, attività industriali, turismo, trasporti, eccetera, e nel contempo cercare anche di ridurre la CO2 già presente in atmosfera. Come fare? Beh, sicuramente insieme a proteggere ancora di più le foreste presenti nel mondo, potremo ad esempio iniziare a piantare un po' più alberi nelle città. Si è visto infatti che avere più alberi nelle città riduce l'effetto isola di calore e quindi riduce la temperatura durante l'estate e riduce anche l'inquinamento. La presenza di un buon numero di alberi sani e ben tenuti in una città non solo è legata alla riduzione dell'inquinamento da CO2, ma anche alla riduzione dell'inquinamento da polveri sottili. Le polveri sottili sono la causa di numerose patologie legate al sistema respiratorio. Tra l'altro, studi preliminari ci dicono che probabilmente il Covid-19 è stato favorito dalla presenza delle polveri sottili. E non è finita là, perché potrei parlarvi ad esempio di quanto siano importanti gli alberi e le piante per combattere l'erosione e il dilavamento del suolo fertile, oppure di quanto siano importanti le fasce ripariali dei fiumi ricche di alberi e appunto piante, come salici, ontani, pioppi. Questi danno una mano al fiume a smaltire gli inquinanti. Potrei parlare di biodiversità. Si è visto quanto sia importante la biodiversità anche per abbattere la possibilità di avere pandemie, proprio come questa del Covid. Ma direi che ci possiamo fermare qua. Credo che anche il peggior gemello naturofobo abbia ormai capito quanto siano importanti i servizi che la natura ci offre. Servizi che si chiamano in gergo tecnico servizi ecosistemici e che sono di fatto dei veri e propri regali. Dovremmo per questo, e non solo per questo, proteggere l'ambiente e la natura molto meglio di quanto stiamo facendo. Ma spero di poter contare su di voi adesso, ma spero di sì. Comunque, vi saluto e vi rimando al prossimo naturale approfondimento. Magari se vi è piaciuto il video mettete un like a questo video appunto, magari un like anche al canale e anche alla mia pagina Facebook che è Navarre Educazione Ambientale. Bene, a presto!